Piacere Manuel, io lavoro per Estra ormai da 10 anni e sono qui a presentarvi quella che è stata la nostra esperienza, appunto, soprattutto sulla parte di digital transformation dell'esperienza utente improntata appunto a questa trasformazione digitale che abbiamo avuto negli anni. Queste alcune delle mie competenze. Io sono il responsabile di Digital Transformation e Sviluppi Web del gruppo Estra, nasco come sviluppatore web, soprattutto front-end, ma anche back-end in Go, e negli ultimi 6-7 anni mi sono concentrato sulla parte di gestione WSO2, inizialmente proprio lavorandoci a piene mani e poi dopo più sulla parte di gestione. Estra, una piccola presentazione dell'azienda, siamo una multi-utility nel settore energia, il nostro core business è la vendita di gas ed energia elettrica e alcuni numeri: noi lavoriamo oltre che vendita gas e luce, sulla parte anche di distribuzione gas GPL, abbiamo delle aziende che si occupano di efficientamento energetico e di connettività e siamo attivi anche nel ciclo ambientale. Qualche numero velocemente: oltre 750.000 clienti, più di 8.000 km di tubazioni gas gestite, oltre 1.000 km di cavi in fibra e 82 sportelli che vanno da Toscana fino in Sicilia. Siamo nati in Toscana, siamo nati da 3 società, Siena, Prato e Arezzo, ci siamo poi allargati nelle Marche fino a prendere un respiro a livello nazionale. Qual è l'intento, qual è la vision di Estra? È diventare una multi-utility di servizi green e digital, partendo dai nostri valori, che sono la cura, l'empatia, l'attenzione al cliente. Tutto questo con una visione anche di sviluppo tecnologico. Ok, Estra WSO2. Prima di parlarvi di uno dei 2 argomenti principali di questa presentazione, volevo raccontare come è nata il rapporto fra Estra e WSO2. 2015-2016 dovevamo realizzare una nuova API, una nuova app mobile, e ci servivano delle API che non fossero più quelle che venivano esposte dall'area clienti web. Abbiamo guardato sul mercato, io e il mio sysadmin abbiamo scoperto WSO2. Abbiamo scaricato un API Manager e l'abbiamo installato su una macchina FreeBSD con l'HTTPD, quindi proprio molto fuori standard. Funzionava. Funzionava, a quel punto bene, abbiamo detto ok, ora però per andare in produzione abbiamo bisogno di un aiuto concreto, abbiamo trovato Profesia e siamo qua. Insomma, se siamo qua con voi, insomma, vuol dire che anche questo matrimonio è andato bene. La sfida del cambio gestionale, vi introduco il contesto, poi per la parte tecnica ci sarà Alessio. Allora, noi siamo 2018-2019, avevamo realizzato una nuova area clienti con una nuova versione grafica studiata per migliorare l'user experience dei nostri clienti. Avevamo realizzato dei servizi sul precedente gestionale che erano ottimizzati per quella navigazione e poi ci hanno cambiato il gestionale. Un gestionale che aveva dei servizi di prodotto che chiaramente noi internamente non potevamo andare a modificare, a gestire e a riorientare verso quell'user experience che avevamo deciso. A questo punto non volevamo assolutamente modificare quella che era l'interfaccia utente, l'esperienza utente, e quindi ho alzato il telefono, ho chiamato Alessio e ho detto che si fa ora?
Allora, il problema maggiore era, appunto, come diceva Manuel, che non si volevano andare a ritoccare i flussi di front-end, ma contemporaneamente i due back-end presentavano proprio delle logiche interne diverse, quindi non bastava semplicemente andare a cambiare quelli che erano le chiamate ai servizi, ma bisognava proprio studiare il back-end e chiamare vari servizi per poi arrivare a ricostruire un dato che fosse accettabile per il front-end. Uno dei problemi maggiori era con il codice univoco degli utenti, difatti c'erano delle differenze nei codici univoci dei due back-end, e quello che si è andato a fare è andare a ricreare del tutto il codice univoco all'interno di ESB, quindi gestito tutto su WSO2, non solo per quanto riguarda la creazione, ma anche per la migrazione. In pratica, in fase di login e registrazione, ESB in automatico migrava i codici univoci dei clienti e quindi permetteva di praticamente migrare a caldo le utenze, anche andando poi ad aggiornare tutto il sistema e l'architettura. Come si vede nell'ultima parte, alla fine sono stati realizzati 22 progetti su EI, quindi con le varie API che andavano a fare questa transizione, e soprattutto 34 API sul publisher, grazie alle quali è stato possibile, quelle 34 API non erano tutte API nuove, molte erano quelle che venivano già chiamate dal front-end, alle quali veniva cambiata la logica sottostante su ESB. Quindi in pratica è stato possibile fare questa migrazione a caldo senza bloccare la produzione, semplicemente switchando quelle che erano le logiche sotto alle API. Va tutto bene, si va in produzione, ma siamo a metà presentazione, quindi palesemente c'è dell'altro, e ripasso la palla a Manuel. Sì, infatti dopo tutti questi sforzi, il sudore, le prove, i sabati e le domeniche passati prima di andare in produzione, che succede? Bene, cambiamenti del mercato e la sfida digitale. Pandemia, ok? La più grossa sfida digitale che abbiamo provato sulla nostra pelle, no? Qui riporto un grafico che secondo me è veramente interessante, di una ricerca fatta all'Università Ca' Foscari nel 2021 su 140 aziende italiane sulla strategia che vedevano per il post-Covid 2019. Hanno chiesto alle aziende, fra le varie cose, anche quali sono le caratteristiche IT più importanti nel futuro. Bene, le due maggiori sono essere più usabile e più sicura, un 27% e 26% circa. Questo primo ambito. Inoltre, durante la pandemia, come ci siamo tutti accorti, no? Il consumatore ha avuto una nuova esperienza sul digitale, si è accorto che l'esperienza precedente non era più attinente a quelli che erano i suoi bisogni, e questo è un primo ambito. Crisi energetica. Per le società del settore energia come la nostra, la crisi energetica è stata ancora un'altra volta una sfida veramente importante, non solo per evitare il churn, quindi che i clienti se ne andassero, ma anche per continuare a dare un'esperienza in quei momenti di picco, quando vi arriva la mail che è disponibile la bolletta online, oppure durante il fine mese, quando c'è da inserire l'autolettura per pagare meno della bolletta. Okay? Questi due scenari cosa hanno comportato per Estra? Questo è il grafico delle nuove registrazioni che ci sono state su area clienti web e app mobile. Nel 2019 ci sono state circa 52.000 nuove registrazioni, che sono pari alla somma di tutte le registrazioni dal 2012 al 2018. L'architettura che avevamo pensato, quella che ha descritto anche Alessio prima, in uno scenario del genere, potete capire che abbia iniziato a soffrire perché la crescita che ci aspettavamo
ci doveva essere, ma non così impattante. Quindi anche qui ho ripreso, ho rialzato il telefono, ho chiamato Alessio, ho detto bene, adesso ho i clienti che provano ad accedere all'area clienti e hanno una lentezza di accesso, avevamo dei picchi di 300-400 connessioni al secondo. Okay. Come facciamo? Ora sono cavoli tuoi, Alessio. Allora, in un primo momento si è tentato un approccio, diciamo, correttivo, cioè abbiamo provato a far andare quello che avevamo, però dopo relativamente poco ci siamo accorti che era impossibile, cioè praticamente gli sviluppi fatti precedentemente, come dicevo, richiedevano più chiamate al back-end per poi ricostruire un messaggio per il front-end. Insomma, c'erano dei rallentamenti che, pur lavorando su un'ottimizzazione del sistema, non erano superabili, e quindi si è deciso di reingegnerizzare l'intera architettura. Per fare questo, ovviamente abbiamo iniziato con un avanzamento di versione dei prodotti, in modo da avere, a parte le feature di sicurezza aggiornate, ma anche una maggior velocità e la possibilità di accedere a tutte le feature, diciamo, più nuove, le ultime rilasciate. Dopodiché c'è stata una reingegnerizzazione praticamente di tutte le API REST, nel senso che si sono ottimizzati i flussi, sempre cercando di toccare il meno possibile il front-end, ma questa volta, diciamo, riadattando anche un po' il front-end. E poi le due, diciamo, modifiche core, quelle importanti. Prima di tutto la gestione delle utenze viene passata completamente su IS e abbandonato LDAP, che comunque inseriva dei rallentamenti importanti, tanto da ridurre il tempo di login di un quarto. Poi vi darà più dettagli più dettagli Manuel. E una volta, diciamo, raggiunto questo bel risultato, ci siamo chiesti perché non usare un po' di questo tempo recuperato in login per poi migliorare quella che è l'esperienza utente. E quindi abbiamo introdotto Redis. Redis è un DB in cache chiave valore, quindi è praticamente un gestore di cache, e in fase di login noi andavamo a caricare quelle che erano le informazioni più comunemente utilizzate dal cliente all'interno di una cache. Dopodiché, già che stavamo rifacendo i servizi REST, siamo andati ad inserire un controllo. In pratica il flusso al momento prova prima a guardare se i dati sono in cache prima di fare una chiamata al backend, che sarebbe molto più lento. In questo modo siamo andati a ridurre di molto i tempi di risposta del sistema. E cosa c'entra Redis con l'Oxygenate? Beh, semplicemente inserire Redis all'interno del flusso è stata la cosa più semplice di tutte queste, perché c'è un connettore per EI ufficiale, abbiamo tirato dentro il connettore, c'erano le sue chiamatine. Infatti Alessio, quando Redis come è entrato in questa architettura, mi chiama il mio dirigente, mi fa: ho letto un articolo su ChatGPT, usano Redis, dagli un occhio. Bene, metto lì, me lo studio, riprendo il mio sysadmin, quello di prima, e si installa, a quel punto lo proviamo, funziona, chiamo Alessio e gli fa: senta Alessio, ma qui nelle API che bisogna velocizzare, noi si vorrebbe introdurre Redis, l'abbiamo già installato, funziona. E Alessio mi fa: vabbè, c'è il connettore, che ci vuole? Un mese di tempo, abbiamo fatto tutte quelle modifiche alle API, abbiamo fatto tutto un ciclo di vita delle API e siamo andati in produzione. Quindi veramente una cosa veloce, efficiente e che ci ha dato tanto valore. Però, come diceva Alessio, tutta questa reingegnerizzazione ci ha portato anche a ripensare il paradigma della nostra infrastruttura web. Ecco il nuovo paradigma, ovvero separazione completa, nuovo, non è neanche tanto nuovo, dovrebbe essere uno standard, però così non era nel 2018. Separazione front-end, back-end, tutto quello che viene sviluppato dalla parte digital e web di Estra
passa sempre dall'avere una infrastruttura front-end, avere un back-end, ma il front-end e il back-end non si parlano mai, passa sempre tutto dall'infrastruttura orientata a servizi USO2. Quindi il front-end demanda sicurezza, demanda chiamate al back-end, demanda la logica delle lavorazioni direttamente all'infrastruttura, al middleware USO2. Bene, ritorniamo 2018, inizio 2020. Questa era la mappa applicativa dell'area clienti di Esta. C'erano 2 macchine bilanciate con il portale Liferay, quindi backend, che faceva la login direttamente su una macchina LDAP e poi chiamava quelle API che aveva fatto Alessio, quelle tutte riorganizzate per rispondere come il precedente gestionale. Questa infrastruttura qui non era scalabile. Quel picco che avete visto di registrazioni del 2019 ci ha messo in ginocchio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a togliere pezzi e a migliorare l'infrastruttura. Abbiamo rifatto un'area clienti leggera con un'applicazione front-end in Angular che demandava tutto il giro di login all'identity server, tutte le chiamate API all'API manager, e abbiamo raddoppiato quella che a questo punto era diventata la parte più critica, quindi quella di login. Abbiamo raddoppiato le macchine LDAP, master e slave, ma anche così, come diceva Alessio, abbiamo migliorato, abbiamo sistemato un po' l'infrastruttura, ma non era abbastanza. Il passo successivo è stato togliere appunto LDAP, fare una migrazione a caldo su identity server senza dare disservizio al cliente, facendo in modo che il cliente, chiaramente, quando si è loggato con questa nuova infrastruttura, ha dovuto effettuare un cambio password, però con una modalità veramente semplice. Sono 15-20 giorni che siamo andati in produzione con questa infrastruttura, abbiamo migrato 70.000 clienti. Quindi il primo giorno non sapevamo, ma che abbiamo fatto il rilascio in produzione, era arrivata una di quelle famose mail con la bolletta che era presente, quindi abbiamo avuto un picco anche qui di 300-400 connessioni al minuto, insomma l'infrastruttura ha retto, quindi è stato subito. E poi l'altra parte fondamentale, come diceva Alessio, era l'inserimento di Redis. Redis ha cambiato veramente tanto l'esperienza dell'utente. È stato velocissimo integrarlo, è stato veramente una manna dal cielo, insieme a tutta la revisione delle API. Per dare qualche numero, la login nei momenti di picco fatta su LDAP, fra il login e arrivare alla pagina con l'elenco delle proprie forniture, si poteva passare dai 12 ai 18 secondi, cosa che esperienza utente web è veramente, insomma, è pessima. Okay? Con questa infrastruttura nei momenti di picco arriviamo a 4-6 secondi, quindi abbiamo abbassato decisamente. Chiaramente quello che ci proponiamo in futuro è di abbassare ancora questi tempi. Sul reparto IT, che impatto ha avuto questo cambio di tecnologia? 2022 abbiamo ricevuto 7.502 ticket su area clienti, fra problemi o change request, comunque 7.502. 2023 sono al momento 5.357, 2.200 ticket in meno. Questo ha avuto un impatto importante perché ci ha permesso di non andare a sistemare quei problemi che in realtà non erano problemi, ma erano dovuti a lentezze, latenze, difficoltà che aveva l'infrastruttura. Ci ha permesso di fare nuovi sviluppi, di andare avanti con l'idea di Estra di dare una user experience migliore al cliente. Cosa ci riserva il futuro?
In realtà vi parlo, qui siamo sempre nel tema, no? Galassia, e non ci siamo messi d'accordo, veramente. Beh, è un futuro molto molto prossimo, cioè ci stiamo già lavorando. L'infrastruttura di cui vi ho parlato adesso riguarda l'area clienti di Estra, che è una delle società del gruppo. Abbiamo altre società come Estra Prometeo, che si occupa sempre di vendita a gas e luce, ma nell'area Marche. Abbiamo Estracom e Estra Clima, che si occupano della parte telecomunicazione, della parte di efficientamento e vendita caldaie. Sono altre due aree clienti. Quella Prometeo è ancora nella fase intermedia rispetto alle tre architetture che avete visto, e quella invece di Estracom e Estra Clima è ancora invece nella primissima fase. Il nostro progetto che stiamo portando avanti con Profesia è quello di unificare tutte queste aree clienti in un'unica, per dare un'esperienza utente molto migliore, perché se io potrei avere una casa in Toscana, quindi contatto gas e luce con Estra in Toscana, poi una casa al mare ad Ancona, contratto gas e luce con Estra Prometeo, e poi mi sono fatto cambiare la caldaia da Estra Clima, io dovevo avere 3 utenze su 3 aree clienti diverse. Capite bene che l'esperienza utente non può essere ottimale così. Quello che stiamo facendo è andare a unificare tutte queste aree clienti. Per fare questo ci sono varie attività, appunto l'unificazione sugli identity server di tutte le utenze, creare le nuove API, creare nuove API per i pagamenti, perché società diverse hanno gateway di pagamento diversi, e soprattutto unificare anche la registrazione, quindi portare tutta la registrazione all'interno dell'identity server. Io ho concluso, vi ringrazio Profesia per avermi invitato, spero avervi dato qualche spunto interessante, soprattutto a questo che spero insomma sia venuto fuori da questo pitch. Grazie.